5 attività essenziali per essere pronti al regolamento privacy europeo a maggio 2018. Numero 1. Non aspettare maggio 2018 per adottare un'informativa e dei consensi conformi al regolamento privacy europeo. Questo perché, prima di tutto, non volete accollarvi degli oneri eccessivi a maggio 2018. In secondo luogo, in relazione ai consensi, dovete avere un tempo tecnico per poterli acquisire. Il tipico esempio è il consenso alla profilazione, che purtroppo fino ad oggi viene acquisito in casi molto rari. Avete quindi un periodo transitorio in cui potete adottare una informativa che noi chiamiamo transitoria, anch'essa, con forme sia al regolamento privacy europeo che al codice privacy, in modo tale che andate a sanare la vostra banca dati. Seconda attività: l'adozione di un sistema di data management. Cosa vuol dire? Un sistema che consente di tracciare il dato all'interno dei vostri sistemi informatici, poter quindi identificare eventuali trattamenti illeciti del dato. Il caso di esempio un caso in cui si verifichi un data breach, dovete poter identificare quali sono stati i dati che sono stati oggetto dell'attacco per poter dare eventualmente una notifica al garante. Ma questo è un adempimento rilevante anche nell'ottica del diritto alla portabilità, per esempio. Dovete poter identificare i dati da trasferire al soggetto terzo, ma anche per la corretta gestione del termine di conservazione dei dati. Se non potete tracciare il dato, non potete capire quando dovete cancellarlo. In collegamento con questo è interessante il terzo punto. Il diritto alla portabilità del dato non è un diritto soltanto che richiede delle misure tecniche, ma richiede anche delle misure organizzative, misure tecniche fondamentali. Dovete capire la soluzione tecnica per poter trasferire il dato, ma anche delle misure organizzative e tecniche. Dovete poter identificare i dati che dovete trasferire, e non di più, e non in un formato che non è richiesto dal regolamento privacy europeo. Altrimenti andate a dare un vantaggio a eventualmente un vostro concorrente senza che esista un obbligo a vostro carico. Ma le misure organizzative devono anche dire a che cosa devono fare i vostri dipendenti in caso di richiesta, e quindi per esempio le autorizzazioni che devono acquisire dall'interessato prima che il dato vada trasferito all'altro soggetto. Ma allo stesso tempo, nel caso in cui si ricevono dei dati, non è possibile semplicemente inserirli nei propri database, bisogna fare un'attività di scrutinio di questi dati per poter capire rispetto a quali dati si ha un diritto alla conservazione. Quarto punto: le misure di sicurezza sono certamente tecniche, ma anche organizzative. Sono tecniche perché dovete dimostrare di aver adottato quanto è richiesto dal regolamento per proteggere adeguatamente i vostri dati, ma si tratta anche delle misure organizzative perché in grandi banche dati, se non si va a introdurre dei presidi di controllo sul corretto trattamento dei dati, è assolutamente impossibile poter prevenire eventuali trattamenti illeciti. In quest'ottica il DPO non può essere l'unico garante all'interno dell'azienda della privacy. Bisogna introdurre dei presidi ai livelli dei singoli dipartimenti, quelli che nell'ottica del codice privacy erano i responsabili interni del trattamento. Ma ancora una volta i responsabili interni del trattamento devono essere dei controllori effettivi, quindi nominare ad esempio i capi di tutti i dipartimenti come responsabili interni del trattamento non è una soluzione consigliabile, perché queste sono persone che hanno un ruolo più manageriale che di effettiva esecuzione e quindi effettivo trattamento del dato, e di come il dato è trattato non ne hanno una conoscenza approfondita. Quinta attività: i controlli non devono essere soltanto all'interno dell'azienda ma anche all'esterno, sui soggetti che contrattano i dati per conto vostro. I tipici esempi sono i fornitori, ma anche gli agenti. Non solo i fornitori IT, ma qualsiasi soggetto che tratta i dati per conto vostro, quale può essere per esempio il vostro payroll o il vostro commercialista. In quel caso
dovete necessariamente estendere i controlli all'esterno, ma in un'ottica di minimizzazione dei costi. Un audit su ogni singolo soggetto effettivamente non è possibile, ma un allegato alla nomina responsabile esterno del trattamento che preveda una checklist di conformità da redigere con cadenza annuale è qualcosa certamente consigliabile. Il livello di dettaglio di questa checklist cambierà evidentemente a seconda della complessità del soggetto nominato responsabile esterno del trattamento, ma questo vi consente anche di provare di esservi conformati con un onere di diligenza. Inoltre dovete svolgere degli audit quando effettivamente avete un sospetto di un'attività illecita. Infine dovete avere la possibilità di svolgere un training su questo soggetto. Effettivamente questo è qualcosa da analizzare caso per caso, però per esempio potrebbe essere introdotto con riferimento agli agenti. Un training tramite un modulo di e-learning è qualcosa che potrebbe essere introdotto e dimostrare ulteriormente che avete un controllo sui soggetti che all'esterno dell'azienda trattano i dati per conto vostro. Ecco, questi sono i miei 5 consigli, non sono tutto quanto è richiesto dal regolamento privacy europeo, ma penso che siano un buon inizio.